che abbia anche preso posizione. E l'euro va spiegato. Se non lo si spiega, dopo diventa tutto un pochino più complesso e soprattutto molto ambiguo, perché se non si capisce che l'euro è un progetto per aumentare la disuguaglianza, poi non si capisce perché a valle vengono fatte riforme che comprimono la democrazia. Scusate, l'euro è fatto perché la maggior parte delle persone, che è quella che guadagna poco, guadagna ancora di meno. Se un giorno queste persone lo capiranno, non ci sono santi, perché prima o poi anche gli imbecilli che vengono a farmi la lezioncina di economia, quando finiranno sul lastrico loro, quando i loro figli gli chiuderanno gli occhi sul letto di morte con una bestemmia per ringraziarli di avergli rovinato il futuro, quando succederà questo, alla fine capiranno. Quando i più capiranno, bisognerà che la democrazia sia blindata, perché altrimenti gli equilibri politici si ribalteranno. Quindi, come dire, tu non puoi volere l'euro e volere la democrazia. Sì, è come volere le camere a gas e come dire, aprire la doccia e poi voler sopravvivere. Non funziona così. E questo va capito. Grillo non ha fatto nulla. Grillo è la nostra rivoluzione colorata, color camicia bianca. È un colossale, estremamente ben architettato meccanismo di gestione del dissenso. Chi ha, diciamo così, osservato perché vedete, appunto, una volta, al tempo della democrazia cristiana, che se ce la ridessero forse staremmo meglio, il potere gestiva il consenso, no? C'era Bernabei in Rai, c'erano le veline, lui diceva quello che si doveva dire. Adesso è diverso, siamo diventati più democratici, no? Ognuno può dire quello che vuole, bisogna gestire il dissenso, bisogna che chi è contro il sistema sia incanalato in una direzione nella quale diventa sterile qualsiasi suo gesto politico. E questo è ciò a cui serve il 5 Stelle, io l'ho visto ieri ero a Corviale, no? Perché, come dire, io ormai sono trasversale, a me una volta la politica non interessava, ieri a Corviale c'era un eurodeputato proiettato da Bruxelles che presentava il libro di Barracaracciolo, un libro un po' complesso ma che vi esorterei comunque, se i temi vi appassionano, a consultare, proprio perché spiega in che modo oggi arriviamo a un punto critico di una battaglia che dura da 150 anni, quella fra il principio liberista che ispira l'azione della grande finanza, di chi è potente. Chi è potente ovviamente dello Stato se ne fotte, vuole solo fare come gli pare. Lo Stato serve a chi è debole, questo va capito. Se non si capisce questo ci si suicida, questo è il punto. Dopodiché lo Stato ha i suoi limiti, può esistere il funzionario corrotto, può esistere quello che ti fa perdere tempo, può esistere il fannullone, va bene. Ne parleremo quando l'acqua sarà privata, quando tutte le scuole saranno private, quando tutta la sanità sarà privata. Avete i soldi per permettervelo? Cominciamo a parlare di questo. Ecco, allora, se non si parte da capire in che direzione si sta andando, in una direzione di compressione dei diritti economici, non si capisce che insieme a questo c'è una compressione dei diritti politici. Guardate che adesso io sono totalmente d'accordo con tutto quello che ha detto l'onorevole Saltamartini sulla riforma, la inserisco in un quadro fosco, che è quello di come veniamo governati, delle regole economiche che ci vengono dall'Europa, ma voglio dirvi che in questa direzione, io per attività di studio, ormai gli economisti, con alcune eccezioni che conoscete, non li sopporto, non sopporto l'ipocrisia di chi si è venduto per mentire, dicendo cose che non stavano scritte in nessun libro e sostenendo un progetto che schiaccia i suoi concittadini, mentre lui pensa di stare, capito? Essere, come dire, al riparo, no? dalla crisi che provoca mentendo. Cioè, questo è lo standard dei miei colleghi economisti. Io questi li schifo, mi fanno schifo umanamente. Proprio non riesco più a vederla questa gente. Il modo in cui si presentano oggi, nel 2016, a dire, come se le fossero inventate loro, le cose che io nel 2011 proponevo umilmente perché le avevo viste scritte in articoli scritti nel 2007, 2008, nel 1956. Cioè, gli economisti si sono comportati in un modo moralmente censurabile. Ecco, allora mi sto avvicinando ai giuristi, vado ai convegni dei giuristi e scopro che in tutta Europa sono in atto riforme che vanno nel senso del neocentralismo,
D'accordo? Allora, voi siete stati anche un partito secessionista. Io non sono secessionista, io sono fiorentino, quindi sono un essere superiore a tutti voi, per definizione, me ne fotte niente. Metterei un bel vero filo spinato intorno a Firenze e vi manderei con il buon Dio, no? Quindi a me non me ne frega niente dei vostri problemi fra nord e sud. Però voi che siete un partito che ha posto un problema che esiste e che la sinistra si deve porre, scherzi a parte, cioè quello del dualismo fra nord e sud. Ma non se lo pone perché ne parla Salvini. Capito? Ecco, questo per me è inaccettabile. Va bene. Allora, vi dovete porre il problema del fatto che tutta Europa sta andando verso il centralismo. Quello che succede qui con il Senato, in Germania sta succedendo col Bundesrat. Negli ultimi 10 anni hanno fatto 4 riforme costituzionali, tutte per comprimere i poteri della Camera dei Länder, della Camera delle Regioni, no? Ecco, quindi perché? Perché centralizzando si risparmia. Cioè il movente economico basato sul presupposto falso che siamo in una crisi di debito pubblico, non vi faccio la lezioncina, ve l'hanno fatta altri, se ve l'hanno fatta bene dovreste sapere che il debito pubblico stava diminuendo in tutta Europa prima della crisi, mentre stavano aumentando i debiti privati, cioè i crediti delle banche, questo lo sapete. Sulla base di questa scusa si va all'attacco dello Stato dicendo che per ridurre la spesa devi ridurre i livelli di governo, devi ridurre le autonomie locali, devi ridurre la democrazia, devi ridurre le cariche elettive. Ma questo non solo qui. Capito qual è il pericolo? Ecco, quindi come dire, ahimè, su questo credo che voi abbiate buon gioco a fare una battaglia, che tutto sommato è nelle vostre corde. Avete il problema di diventare un partito nazionale, riconoscendo il valore dei territori. Certo che se dite Forza Vesuvio va a finire male, ma non lo dite più, insomma, quindi insomma queste sono cose del passato. Una volta superato il problema del Forza Vesuvio, diciamo così, voi avete una carta da giocare, perché siete in controtendenza rispetto a una tendenza pericolosa di centralismo, che è lo statalismo brutto. Cioè il centralismo che vuole questa Europa non è lo Stato che difende i deboli, è lo Stato che difende il capitale. Vi faccio anche riflettere su una cosa. Quando ci saranno gli Stati Uniti d'Europa, per le grandi multinazionali sarà più facile fare il porco comodo loro che già fanno, perché mentre oggi devono convincere 28 governi nazionali, gli basterà avere un uomo a Bruxelles e avranno fatto. Capito? A cosa serve il disegno imperiale? Il disegno imperiale non è per voi. Il disegno imperiale è per loro. È molto semplice. Voi che avete riconosciuto, difeso, con toni che oggettivamente io non sempre ho condiviso, il valore, voi poi no, perché voi siete romani di Roma, ma insomma loro, Matteo, i padani che hanno difeso con toni non sempre condivisibili il valore del loro territorio, subito avrebbero dovuto opporsi a questa cosa, ma non l'hanno fatto. Non l'hanno fatto subito. Ora lo hanno fatto, va bene. E hanno anche saputo prendere distanze. Vedete, c'è anche un altro problema che voi non avete più ma gli altri hanno. Siamo nel 2016. Come e perché le cose non andavano è stato chiaro dal 2010, dal 2011, dal 2012. Fra il 2012 e il 2016 sono passati 4 anni durante i quali sono morte un sacco di aziende e un sacco di persone. È oggettivamente molto difficile, e è compito dei politici, accogliere quelli che oggi si svegliano e dicono «Ah, ops, c'è un problema». Vi faccio 2 esempi illustri. Gualtieri e Reiklin sui giornali di ieri si sono accorti che c'è un problema con le banche. Che devi fare? Devi pigliare schiaffi o gli devi dire vabbè, effettivamente c'è un problema, meno male che... bravi, non me ne ero accorto. Cioè, capite? Ecco, questi sono i problemi dei politici, cioè creare un tessuto che sia inclusivo geograficamente, fra le classi, ma che ci permetta di rientrare in possesso di noi stessi. Qui, scusate, chiudo, il problema però c'è, e qual è? L'ha evocato prima l'onorevole Saltamartini, ha detto America en passant. Torniamo da dove siamo partiti. Questa cosa che ci dicono essere il grande momento di realizzazione del popolo europeo, voi sapete che il popolo europeo non esiste, no? Quindi non esiste la nazione europea. In realtà è un disegno, diciamo, geopolitico statunitense per controllare questo territorio. La crisi greca ce lo ha mostrato molto bene, perché a un certo punto Schäuble ha detto Grecia, vattene. Hanno telefonato da Washington, hanno detto no, la Grecia resta perché altrimenti la NATO va in pezzi. Chiaro cosa è in gioco quindi, no?
Allora, il punto fondamentale qual è? Che fino a che gli Stati Uniti non si convincono che questo tenere insieme l'Europa così non riesce, o comunque gli costa più che tenerla insieme in un altro modo, avremo delle fortissime resistenze da parte del mondo della grande finanza, che chiaramente ti rema contro. Il mondo della grande finanza, nel momento in cui tu fai un gesto per uscire, ti può stritolare, scatena attacchi speculativi sui tuoi titoli di Stato, come una volta faceva sulla tua moneta, insomma, può creare, controlla ovviamente tutti i mezzi di informazione, può creare grossi problemi.